Ciao a tutti amici del mio canale Breve Recap, adesso andremo in volo con la Manna Escape. Con Maurino faremo un po' di giri qua intorno all'aviosuperficie di Sassuolo per vedere dall'alto tutta la manifestazione. Sarò senza portiera e magari ci sarà anche qualche aria di qualche decollo. Quindi bando alle ciance, andiamo direttamente in cabina di pilotaggio della Manna Escape con il comandante Mauro Antogiovanni, detto anche Maurino, e ci vediamo a bordo. Ciao! L'Escape è un elicottero biposto dalle prestazioni innovative, interamente progettato e caratterizzato per essere estremamente leggero, con una potenza elevata, una lunga autonomia, bassi consumi e ridotti costi di esercizio. Il telaio è in titanio, mentre la cellula della cabina è interamente in fibra di carbonio. Il motore installato, come si vede, è un Rotax 915. Le pale del rotore in materiale composito a vita infinita e le cerniere del rotore in elastomero, la trasmissione a bassa resistenza meccanica e le ventole del sistema di raffreddamento. Grazie al Rotax 915, turbo iniezione di 141 cavalli è in grado di offrire all'utilizzatore un rapporto peso-potenza estremamente elevato anche alle altitudini più estreme. La scelta del motore a spistoni in alternativa alla propulsione a turbina ha permesso di ottenere consumo ridotto e un'autonomia molto elevata veramente. Lo standard costruttivo aeronautico dei componenti consente un programma di manutenzione semplice e di conseguenza la riduzione dei costi di esercizio. Infine, giusto due numeri sull'Escape: 130 nodi di velocità di VNE, 100 nodi di velocità di crociera, 290 kg a vuoto, 600 kg di massimo di peso al decollo, 22 litri ora come consumo medio e 4 ore di autonomia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Ok, come qua la cintura? Com'è la cintura? Motore, qua c'è una checklist. Ok. Chiusa. Non si chiama Maurino se non fa un po' di show in decollo. Benvenuti a bordo della Manna Escape di Mauro Antogiovanni ed ecco qua, benvenuti all'11ª edizione dell'Emilia Fly Meeting presso l'aviosuperficie di Sassuolo.
Questa biosuperficie è una delle biosuperfici più importanti dell'Emilia Romagna, ha una pista veramente lunghissima ed è un ottimo crocevia per chi per esempio da nord vuole andare verso sud o viceversa. Ecco, intanto vediamo il bellissimo Yak 52 della torinese Giada Beccari, ma poi faremo anche un video dedicato all'esibizione del team Yak 52. Dicevo, la biosuperficie di Sassuolo ha tutti i comfort che un pilota desidera avere, una pista veramente immensa, siamo a 800 metri come state vedendo in queste immagini, ristorante, benzina, meccanico e chi più ne ha più ne metta, senza dimenticare la proverbiale accoglienza emiliana una volta che toccate le ruote per terra. Ma che cos'è l'Emilia Fly Meeting? Beh, è un bellissimo raduno che si svolge sempre più o meno fine marzo, inizio aprile, ecco qua vedete le immagini degli espositori, ed è nato soprattutto per gli appassionati di parapendio. Infatti tra un po' vedremo tutte le immagini, eccoli qua, dei camper, di tutti gli appassionati di paramotore che sono intervenuti alla festa. Non è una fiera tecnica, ma è una fiera che è proprio pensata per far avvicinare chiunque al mondo del volo, con un mix di spettacolo, divulgazione e divertimento. Data l'aviosuperficie che ha degli spazi immensi e l'ottima organizzazione emiliana, non sia mai che poi in un futuro possa diventare una seconda Ozzano, per esempio, visto che ormai nel panorama nazionale un evento di riferimento fisso non esiste più. Intanto negli ultimi anni, oltre ad aver dato l'opportunità a tutte le aziende di paramotore di esporre i propri prodotti, è stata data anche l'opportunità ai produttori di ala rotante leggera come l'Escape La Manna su cui siamo seduti in questo momento, appunto di poter usufruire di un proprio spazio per esporre i propri prodotti. Infatti, per esempio, ci sono tutti quanti i produttori di autogiro come Magni, Manufactura Lucnica, trovate la prova dell'Argon in descrizione, ELA, Pagotto in grande stile con tutti i prodotti. Ecco, per esempio qua state vedendo lo stand ELA e gli autogiro di Pagotto che stanno ritornando presso la loro base di Pordenone. State comunque sintonizzati sul canale perché ci sarà ovviamente un video dedicato a tutti gli espositori presenti di ala rotante e soprattutto tutti gli ospiti che sono arrivati per questa bellissima manifestazione. Ecco, intanto con il nostro Mauro Antogiovanni e il suo Escape ritorna piano pianino verso la testata 36 e andiamo a vedere un basso passaggio dell'ICP Savanna S della locale scuola di volo. Se vi siete persi anche la prova di volo del Argon GTL, ve la metto sovra impressione e in descrizione. Veramente un incredibile SUV con il rotore. Intanto, grazie all'elicottero La Manna Escape, alla sua maneggevolezza, possiamo seguire alcuni decolli di alcuni ospiti che sono arrivati qui a Sassuolo. Ed ecco che sta per decollare un aeroplano molto particolare, forse è il più economico aeroplano che si possa comprare oggi sul mercato. Stiamo parlando del Twin Fox della Vicentina Eurofly. Eccolo in decollo, spinto da un Rotax 582
è un tubietela molto divertente, è un biposto e comunque ha delle prestazioni per quanto riguarda questo mezzo abbastanza ragguardevoli, cioè siamo a una crociera di 100 km all'ora e una VNE di 120 km all'ora. Ha degli spazi di atterraggio veramente ridottissimo e state sicuri che se lo comprate ogni ansa del fiume, ogni spiaggettina è vostra e sarete molto tentati ad atterrarci sopra. Veramente fantastico questo Twin Fox. Bene, adesso con la manna di Mauro salutiamo il Twin Fox e ritorniamo alla testata 3.6 perché abbiamo visto che stanno per decollare in pompa magna tutti i mezzi di Pagotto Gyro. Intanto vediamo l'atterraggio del Savannah S del piemontese ICP, aeroplano in dotazione per la locale scuola di volo di Sassuolo. Ecco, guardate, bellissima questa inquadratura della testata 3.6. Ed eccoli qua, tutti gli autogiri del Pagotto. In testa il Blazer motorizzato 915, a seguire il Thunderbolt ultimo nato della casa di Pordenone, ecco il divertentissimo monoposto Sprint e per finire il classicissimo Braco GT. Ora seguiremo ovviamente l'ultimo nato, il Thunderbolt, che tra l'altro è pilotato dal CEO nonché proprietario di Pagotto Gyro, cioè Claudio Pagotto. Eccoci qua, ci acconciamo un attimino in attesa che il Blazer si allinei. Anche il Blazer è un autogiro di nuova concezione di casa Pagotto, è molto più capiente, ha un motore 915, è veramente molto comodo e performante ed è un'ottima, diciamo, alternativa ai classici Ela Cougar o Magni M22 Voyager. Prenotazione finita, ecco che il Blazer corre per la sua corsa di decollo. Noi seguiremo ovviamente il Thunderbolt, pilotato direttamente dal proprietario della casa costruttrice Claudio Pagotto, ultimo nato e soprattutto unico autogiro chiuso della sua gamma. Questo è il primo esemplare di produzione ed è motorizzato con un 912 turbo, modificato proprio da Claudio. Ha delle prestazioni decisamente interessanti sia col 914 che con il 915. Parliamo di un massimo peso al decollo di 600 kg, una VNE di 185 km all'ora, 100 metri di corsa di decollo per il 915, 120 per il 914, una capacità di serbatoio di 80 litri e un ratio di salita di 7 metri con il 915 e 5 metri al secondo per il 914. La velocità di crociera siamo intorno alle 160 km all'ora. Quindi un autogiro di tutto rispetto nel panorama degli autogiri. Se volete maggiori informazioni vi lascio il link sopra del sito di Pagotto. Il prezzo è veramente interessante per questo Thunderbolt per il 2026. Ok, lasciamo Claudio e gli amici di Pagotto ritornare verso Pordenone e noi per l'ennesima volta risaliamo il Secchia perché stanno per atterrare o anzi fare un bellissimo passaggio
due yak del team Yak 52. Si tratta dell'esemplare di Attilio Tarabusi e quello di Marcello Tedeschi. Faranno un passaggio a sepista 1836. Questo passaggio dei local team Yak 52. È ora di ritornare all'atterraggio. Per me il comandante Maurino, sempre disponibilissimo, e il suo spettacolare Lamanna Escape motorizzato Rotax 915. Seguiranno altri video di questa manifestazione con tutti gli espositori, tutti quanti gli ospiti, quindi vi chiedo solo sempre la solita cortesia di mettere like al video e iscrivervi al canale. Per voi è totalmente gratis, ma per me è l'unica maniera per poter continuare a postare sul canale dei video sempre più belli. Quindi dalla piazzola elicotteri dell'aviosuperficie di Sassuolo per questo video è tutto. Grazie per la visione e al prossimo video di volo. Mamma mia che spettacolo. Allora, ci siamo divertiti un po', Ho visto. Vedo il motore ingolfato e il fumo. Esatto. Ragazzi, dall'escape è tutto. Ciao! Una persona che fa parte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!